Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di novembre 2022. Abbiamo la carta del diavolo, amici del cancro. Quindi per qualcuno si parla di o un'energia un po' incastrata o un'energia un po' bassa. Certe volte quando c'è la carta del diavolo si parla di energia che blocca, come potrebbe essere anche la rabbia o la paura, e molte volte fa riferimento all'ego. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi invece trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. C'è una scritta vicino al numero di visualizzazioni, c'è scritto altro, basta cliccare lì e si apre la tendina. Allora iniziamo con un 5 di spade, un 10 di bastoni e la carta del sole al contrario. Quindi il 5 di spade qui mi dice che il periodo inizia con dei conflitti che potrebbero essere interni o potrebbero essere con qualcuno di esterno. Sento che può far riferimento per molte persone a una questione lavorativa, e qui abbiamo il 10 di bastoni che in un certo senso impone di restituire al mittente le responsabilità che non sono vostre. Il 10 di bastoni arriva quando c'è un'energia un po' troppo pesante, un po' troppo costrittiva, che opprime, è un peso che si porta sulle spalle. Lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche la carta del sole, però è al contrario, ragazzi, quindi qui o fa riferimento a una sorta di espansione che non riuscite a raggiungere o può anche darsi per qualcuno che si abbia bisogno di più protezione, come se ci si sentisse un po' scoperti, diciamo così. Andiamo avanti, vediamo che altre carte vi danno e poi andiamo a vedere il tutto con i mini tarocchi, così vi do delle informazioni in più. Allora, 9 di pentacoli, re di coppe e 6 di spade. Quindi probabilmente il movimento risulta difficile farlo perché non vi sentite abbastanza indipendenti, oppure tenete presente che il 9 di denari è la carta che parla di amor proprio e quando c'è un diavolo di mezzo è proprio quello che bisogna lavorare, perché il diavolo, come vi dicevo, è un'energia che comprime, che costringe, che condiziona, e il fatto che ci si lasci condizionare dipende appunto per molte persone dal fatto che non si ha abbastanza amor proprio da mettere dei paletti, da dire no. È come se non ci fosse un'indipendenza, che sia da un punto di vista fisico, perché comunque l'otto di denari, appunto i denari parlano della materia, ma che sia anche da un punto di vista emotivo, è valido in entrambi i casi. Difatti poi qui abbiamo un re di coppe che per molte persone potrebbe fare riferimento o a una persona che è vicino a voi e che potrebbe venirvi in aiuto, o potrebbe fare riferimento a un terapeuta, a un anche a un padre, molte volte, o a un capo se per voi vibrasse come una stesa di lavoro. Comunque andiamo a vederlo poi dopo. Vedendolo così, sento che è una persona, sì, che comunque è più posata, più matura, più, come vi posso dire, è come il re di coppe ha raggiunto una maturità emotiva, una sorta, non è proprio una pace interiore, però la comprensione di certe sue emozioni le capisce e le gestisce molto bene. E vi dico che potrebbe essere un padre perché qui abbiamo un 6 di spade che normalmente fa riferimento ai problemi che ci sono in famiglia o alle credenze limitanti che si sono acquisite appunto in famiglia. Vedendo le carte così come sono, sento che qui si tratta di staccarsi da qualche tipo di ruolo o dinamica familiare. In effetti poi terminiamo il periodo con un mago, che è una carta numero 1, è un inizio,
è il fare un'azione verso quello che è la realtà che voi volete realizzare, insomma. Quando appare la carta del mago è perché ci sono tutte le risorse e quindi qui eh, occhio a quanto vi sentite bloccati, perché il mago dice che quello che voi non sentite di avere in realtà ce l'avete. Ok? Quindi il mago parla di una persona che è in grado di manipolare l'energia per raggiungere la propria realtà, ha tutti gli strumenti e le conoscenze, perché qui viene rappresentato con il libro anche, per affrontare questo tipo di percorso. Ok, andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta, nello specifico carta per carta. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi comunico che ho già iniziato a pubblicare l'oroscopo del 2023. C'è un primo oroscopo che parla delle energie generali e poi seguiranno 3 oroscopi che saranno un approfondimento appunto del primo di queste energie generali. I 3 oroscopi che seguiranno saranno quello per la crescita spirituale, che è già uscito anche quello, e trovate sempre tutto nelle playlist sotto oroscopo annuale e stagionale. E dopodiché la prossima settimana usciranno quello per l'amore 2023 e successivamente quello sul lavoro e sul denaro. Andiamo a vedere il 5 di spade. Nuovamente il sole al contrario. 10 di pentacoli e la carta dell'imperatrice. Sì, sento che per molte persone fa riferimento a un gruppo che può essere sia familiare che lavorativo. È come se qui non ci fosse la possibilità di crescere, la possibilità di esprimere se stessi lì dove si è. C'è questa confusione mentale che, insomma, da un lato sembra di avere quello che è un appagamento, una stabilità, però dall'altro non ci si sente appagati a livello interno. È come se qui o l'imperatrice rappresenta una persona che potrebbe eh, così incastrarvi con l'energia di questo diavolo, oppure la vostra capacità di espressione, di creazione, che in questo caso sento un pochettino limitata con questo solo al contrario. Per qualcuno si potrebbe trattare dei figli, di qualche problema con i figli. Perché comunque quando c'è il sole si parla anche di figli. Andiamo avanti, vediamo il 10 di bastoni. 7 di coppe, al contrario. 7 di pentacoli. Io credo che qui la voglia di lasciarsi indietro determinate dinamiche, determinate modalità di svolgimento o comportamento ci sia, però quello che manca è la visione di insieme. Qui queste due carte sono uno, quella che rappresenta, diciamo così, l'attesa, il 7 di pentacoli, e queste le possibilità, che molte volte in realtà sono più illusioni che reali possibilità concrete, sono possibilità che vanno valutate attentamente. Guardate, credo che siate vicini a questo 10 di bastoni, nel senso che magari molte persone lo hanno già vissuto, però il 10 è la chiusura di un ciclo, ok? Quindi, e qui avete un asso, un 1, il mago. Quindi è un po' come se qualcuno stesse meditando, proprio perché abbiamo la carta del 7 di pentacoli che è al dritto. Andiamo a vedere questo sole, al contrario. Il giudizio e l'asso di coppe. Sì, ragazzi, io qui sento che veramente avete bisogno di riscoprire, di amare il vostro bambino interiore, di capire se per caso qualcuno qui ha avuto un genitore narcisista, ed essendoci l'imperatrice fortemente potrebbe essere la madre. Ehm, Vi dico, qui c'è proprio bisogno di fare un lavoro interno. Avete il giudizio, è una carta di risveglio spirituale, ma parla anche di questioni karmiche. Quindi sento che è una cosa, diciamo, grossa quella che andreste a lavorare. Però c'è proprio bisogno un po' di reinnamorarsi di se stessi, mi viene da dire. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Ok, andiamo a vedere questo 9 di denari. La morte al contrario
e il 3 di pentacoli al contrario. Sì, sento che, ripeto, molto di questo condizionamento del diavolo vi fa credere di non essere all'altezza, di non essere indipendenti a sufficienza per intraprendere o questo distacco, o questo allontanamento, o questo porre delle barriere, però vi dico, c'è un 6 di spade, quindi per molte persone è proprio un distacco di tipo fisico. Però qui è come se ci fosse l'impressione da parte vostra di non essere abbastanza all'altezza per poter affrontare questo da soli. Andiamo a vedere chi è questo re di coppe. Ok, abbiamo un 10 di spade al contrario, un altro 10. Ma allora, prima vi ho detto che potrebbe essere una persona che vi aiuta perché normalmente il re di coppe è una persona generosa, compassionevole, amorevole. Però in realtà vedendo poi adesso queste carte, ragazzi, vi dico che potrebbe essere una persona ehm, da quale sia necessario appunto prendere queste distanze. La carta del 10 di spade è comunque una carta, sì, è la fine della sofferenza, ma comunque c'è stata una sofferenza e avendo il 3 di coppe al contrario, per qualcuno può essere un amico, una persona della quale ci si fidava, o perché no, per qualcuno potrebbe essere, sento che per qualcuno potrebbe essere il partner, perché qui abbiamo una figura del sole che rappresenta il figlio e qui abbiamo l'imperatrice che rappresenta la madre. Ci sono diverse letture per questa stesa. Andiamo a vedere il 6 di spade. 4 di spade. E l'appeso al contrario, sì, qui c'è bisogno di guarire, di allontanarsi. In realtà sono due carte, anche il 4 di spade è una carta che parla di un allontanamento da qualche tipo di posto, eh, proprio per... Guardate, vedendo queste carte qua, adesso che rivedo queste mi sembrano più positive, nel senso che è come se ci fosse qualcuno qui che vi aiuta o ad uscire da questo 10 di spade o ad uscire da questo ambiente che tanto amichevole non è, essendo questo 3 di coppa al contrario. E qui comunque il 4 di spade molte volte fa riferimento ai ritiri spirituali, ai seminari, c'è comunque sempre il bisogno di allontanarsi dal posto dove ci si è ammalati per riuscire a guarire. E qui vediamo l'allontanamento che, ripeto, può essere sia fisico ma anche mentale. Quindi mi allontano da tutto quello che mi è stato detto, mi allontano da tutto quello che il mio bambino interiore ha imparato, ha integrato e semplicemente mi ricostruisco da zero. Andiamo a vedere la carta del mago. Regina di denari e un altro mago. Sì, ragazzi, si tratta solo di trovare la forza in voi stessi, perché la regina di denari al contrario qui mi fa capire che ci sono certe persone che non credono in se stesse, e anche qui con il 3 di pentacoli al contrario, ok? Certe volte guardate, come vi posso dire, bisogna imparare a darsi amore, bisogna imparare a darsi amore, questo asso di coppe, come dare amore a noi stessi, l'amor proprio, ok? Qui io più che indipendenza da un punto di vista fisico, sento proprio che è la questione di non cercare conferme al di fuori, cioè farvi bastare il vostro giudizio, anche perché le cose devono andare bene a voi fondamentalmente, poi che gli altri siano soddisfatti o meno. Insomma, della vostra vita, voglio dire, la vita è vostra, sarete ben voi quelli che devono essere soddisfatti o meno della vostra vita, no? Ok, andiamo a vedere una carta da parte degli oracoli. Ecco, carta numero 38. Wow. Vi dice che avete una guida personale e qui lo rivedo un pochettino in questo re di coppe. Io non credo che sia la persona dalla quale vi dobbiate allontanare. Anche se comunque il 10 di spade c'è.
Scrivetemi nei commenti. Comunque qui parla di un angelo guardiano, come si dice? L'angelo della guardia, oh, mi sfugge. E la famiglia spirituale o gli spiriti familiari o la famiglia insomma, chi vi accompagna e chi vi sostiene, diciamo, nel mondo sottile. Come si chiama? Non lo spirito guida, l'angelo protettore. Ah, non mi viene, mi sfugge in questo momento la parola, ragazzi. Vabbè, comunque sono sicura che avete capito. L'angelo custode, ok. Oh, non mi veniva. Va bene. Voi sappiate che comunque di default già quando nasciamo abbiamo almeno una forza, diciamo così, divina che ci accompagna e poi crescendo, man mano che cresciamo, acquisiamo guide, acquisiamo a livello appunto energetico eh, spiriti che ci danno una mano, insomma. Alle volte anche quelli che non ci danno una mano, però lì sta proprio al lavoro di pulizia poi farlo. Allora, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte dell'universo. Lascio andare le ombre del passato. Wow. Essendo qualcuno che si guarda per la prima volta con gli occhi dell'amore. Ma cosa vi ho detto qui? Ve la metto qui proprio vicino a questa sezione. Mm? Amici del cancro, io spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi nei commenti poi come vi risuona in base alle letture che ci sono state. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se volete supportare il canale potete sempre iscrivervi, commentare, condividere, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è valido, anche guardare il video fino alla fine è un tipo di supporto. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!